Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'interattivo dedicato all'amore, estate, e quindi dal 21 giugno al 20 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati nelle 3 letture e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso passiamo al momento della scelta. Fate un bel respiro, concentratevi. Abbiamo come primo mazzo, quindi la prima stesura con l'Anima Tarot, poi il secondo, il Japanese Art Nouveau Tarot, e infine la terza scelta è il The Light Seers Tarot. Se vi sentite attratti da più mazzi potete ascoltare effettivamente più letture, perché vuol dire che ci sono dei messaggi che stanno cercando la vostra attenzione. Quindi dopo avervi preso tutto il tempo per fare la vostra scelta, noi ci vediamo per ogni singola lettura e adesso partiamo proprio con la prima. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il primo mazzo, l'Anima Tarot. Andiamo a vedere insieme da cosa sarà caratterizzata la vostra estate. Ambito amore, coppia, single, chi è alla ricerca, chi si trova magari a passare un momento difficile, complesso. Quindi vediamo un po' tutto quello che vogliono dirvi. Andiamo ad estrarre le nostre carte. Vi invito sempre a concentrarvi appunto, andiamo a selezionare tutte le nostre carte che ci daranno proprio un quadro completo di come andrà. Partiamo indicativamente intorno al 21 giugno e ci sono ovviamente delle caratteristiche importanti che dobbiamo sapere. Ovviamente ricordo che trattandosi di una stesura generica, di prendere solo quello che vi risuona maggiormente, di ascoltare, se desiderate appunto, le indicazioni degli arcani. E la prima cosa che andrei ad intercettare è proprio il cuore, la parte centrale della vostra estate, che è caratterizzata in questo caso proprio dal 10 di denari. Direi che è una carta che parla di situazioni in fase di evoluzione, soprattutto di quelle che abbiamo lasciato indietro, di quelle dove abbiamo dovuto e voluto far chiarezza, questioni anche di famiglia, di casa, nel senso che se vi siete separati, se magari ci sono delle vecchie dinamiche che vi portate dietro, se ci sono ancora alcune cose che non si sono totalmente chiuse di una precedente relazione. Allora, la cosa centrale della vostra estate è comunque andare a rivedere, portare un nuovo equilibrio, ritrovare pace, armonia e soluzioni in tantissime circostanze. Diciamo che questo è un po' il cuore, e anche per molti di non solo trovare, diciamo, serenità nelle situazioni più complesse, ma anche ritrovare un percorso che desiderate e che state cercando. Come
situazione, soprattutto intorno, come vi dicevo, al 21 giugno, partiamo col botto direi, perché trovare la carta degli amanti per tanti aspetti è proprio legata innanzitutto alle scelte, in questo caso di relazione, di amore, di equilibrio e di armonizzazione dei nostri, sentimenti. Quindi si può trattare di una fase importante di riequilibrio, come vi dicevo, per tutte quelle situazioni complesse di coppia che vi siete trovati ad affrontare una crisi o un passaggio importante, anche di scelte, perché se tutto va bene, allora la carta degli amanti può aver portato un po' di fermento in senso positivo, nuove avventure, nuove scelte nel senso da affrontare insieme come passaggio importante, da concretizzare nel vostro futuro, quindi una specie di rinascita, sotto tutti i punti di vista, che può comunque essere abbastanza impegnativa. Quindi direi che è un periodo dove ci si può concentrare su queste nuove scelte, sul migliorare le fasi più critiche, di andare a cambiare delle questioni importanti. E io direi, soprattutto per i single, questo che cosa vuol dire? Che ci può essere stato un incontro, un nuovo equilibrio di vecchie situazioni, ma l'abbiamo visto proprio dalla caratteristica principale della vostra estate. Se avete a che fare con qualche situazione del passato e che per voi può essere stato abbastanza difficile, attenzione che la torre potrebbe destabilizzarvi un attimino, e cioè farvi comprendere ulteriormente che quelle situazioni del passato non devono essere più ripetute. Allora, ok, magari un possibile ritorno, un possibile riavvicinamento o chiarezza di una relazione passata che è stata abbastanza turbolenta e difficile, è perfetta come condizione, però attenzione a non ritornare in questi vecchi schemi, perché la torre ci fa capire che ci mette davanti di nuovo a dei conflitti, di nuovo a delle fasi di incertezza. Tradotto vuol dire che se c'è qualcuno che ritorna, che fa capolino, non è detto che si possa ritornare insieme, può esserci una specie di nuovo inizio, però è qui che arriva il punto importante, perché o si inizia con nuove basi solide, veramente solide, e allora diciamo la torre può diventare un fattore importante di distruzione del passato, di tutto quello che è stato precedentemente, per ricostruire su basi solide, altrimenti la torre purtroppo arriva a portarvi ancora destabilizzazione e crisi delle vostre certezze. È vero che questa è già una lettura abbastanza forte, vuol dire che la prima parte dell'estate vi aspetta una scelta importante. Nella seconda parte troviamo il 7 di denari, che in pratica può voler dire una fase di attesa, dove alcune cose sono anche centrate su questioni importanti di famiglia o di casa, o anche questioni che io sottolineo importante per noi, visto che è una stesa generica, può essere il lavoro, può essere la famiglia, può essere le persone importanti che ci circondano, cose strettamente personali che stiamo cercando di costruire, di portare avanti da tanto tempo. Allora la nostra energia, il nostro impegno è concentrato su questi aspetti. Non vuol dire non dedicarsi alle questioni amorose, però insomma c'è un po' di compensazione, dove strettamente legato all'amore e ai sentimenti c'è una fase di attesa, di possibili nuovi sviluppi, perché vedendo che c'è anche la carta della regina di bastoni in questo caso, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso, perché questa è una stesura generica che prende la regina in questo caso come energia totale, quindi vuol dire di ricezione, di apertura, di osservazione, che è un po' diversa, nel senso più positiva, più costruttiva.
quindi da parte vostra c'è intenzione, c'è possibilità magari di conoscere una persona ispirante, una persona che vi può coinvolgere. Questo per esempio è utile per i single, per le persone single, per le persone che stanno cercando una persona. Per altri aspetti invece potrebbe essere o un'amicizia, una persona che in qualche modo, con la sua esperienza vi può essere utile a comprendere delle dinamiche, delle cose che state vivendo, e questo mi viene in mente di riferirlo a chi è in coppia o a chi è in una fase di frequentazione. Quindi qui ci troviamo nel cuore della vostra estate, quindi dove c'è massima concentrazione su alcune questioni in via di sviluppo. Ovviamente ricordo che questa è una fase determinante, quindi superata questa fase critica, allora si ha la possibilità di costruire le cose, come vi dicevo, su una base più solida. È questa che è determinante, quindi ripeto, per chi si trova a rivedere una vecchia persona, a ritornare insieme a qualcuno oppure a dare una seconda possibilità, a volte può anche voler dire che avete conosciuto una persona precedentemente e le cose sono iniziate in una fase di amicizia, oppure c'è stato un breve distacco, allora c'è la possibilità di riprendere il filo della possibile relazione, e allora superata insomma questa fase, è vero, c'è una fase di costruzione, seppur lenta, che può essere positiva. Però ricordo che c'è anche l'accezione negativa, cioè chi si porta dietro già una fase difficile, estenuante di una relazione, di cose che si vogliono lasciare indietro nel passato, allora questa vi permette di distruggere tutto quello che è stato, per mettervi in una nuova condizione e, come vi dicevo, in una nuova fase di conoscenza, che può essere legato a amicizie che già avete, che può essere legato anche al vostro contesto di conoscenze, quindi in realtà non bisogna andare tanto lontano. Nell'ultima parte dell'estate troviamo la carta dell'eremita, poi il 10 di spade e il 6 di bastoni. Qui troviamo una fase che, ovvio, l'eremita fa pensare riflessione, fa pensare un qualcosa del passato che noi stiamo cercando di osservare, di valutare. Forse stiamo valutando tutto un po' il nostro percorso, quindi vuol dire per le coppie trovarsi a verificare tutto quello che avete costruito, tutto quello che avete fatto, e cercare proprio di capire come superare una fase delicata. È qui che ovviamente non voglio ripetermi, perché ci tengo proprio a sottolineare che le letture sono evolutive e sono conseguenziali, quindi ritorno a dirvi che la prima parte dell'estate è determinante un po' per tutti quanti, perché per alcuni potrebbe essere quella fase giusta per non ripetere più alcune situazioni negative, dove possiamo purtroppo ritornarci e risolverle proprio definitivamente, e quindi procedere, come ci dice questo 6 di bastoni, verso la conquista della serenità, della tranquillità, del portare avanti un rapporto, una relazione nel miglior modo possibile. Altrimenti ci possono essere delle ricadute, delle situazioni un po' critiche, un po' difficili, solo che è qui che mi viene in mente di dirvi: fate attenzione, perché se state dando una seconda possibilità, se ci sono delle situazioni che tendono a ripetersi perché ci sono relazioni che vanno e vengono, no? Quindi altalenanti tra distacco, ritorni, di nuovo allontanamento, eccetera, allora potrebbe ripetersi
ripetersi una condizione del genere. Per le coppie vuol dire superare definitivamente una fase, diciamo, difficile, però potreste riuscire tranquillamente perché il 6 dei bastoni indica comunque vittoria e conquista. Mi viene da dire che è un'estate abbastanza intensa dove si deve fare attenzione, come vi dicevo, a risolvere queste dinamiche. Può essere intensa anche per chi è single, che non ha nessuno, soprattutto può esserci una conoscenza all'inizio che ha bisogno di essere portata avanti con calma, con pazienza e magari ci può essere qualche distacco, mi può venire in mente forse perché ci sono le vacanze e ci sono gli impegni di altro genere, lavorativi, o ci sono delle cose legate a questioni totalmente personali, e quindi c'è ancora quella fase di conoscenza che ha bisogno di muoversi pian pianino con lentezza, e quindi magari arrivare verso la fine dell'estate a tracciare una specie di ordine, di equilibrio per capire come procedere e come portare avanti questa che potrebbe essere un'amicizia comunque interessante, oppure una nuova relazione, un nuovo inizio. Ovviamente se riuscite a superare alcune prove, alcune difficoltà come abbiamo visto, e se effettivamente ritenete che possa valer la pena continuare. Si conclude qui questa parte della lettura. Ovviamente ricordo che se vi sentite attratti dagli altri mazzi e quindi dalle altre letture, consiglio sempre di ascoltare e integrarle. Probabilmente ci sono degli ulteriori messaggi per voi. E adesso procediamo con il secondo mazzo, il Japanese Art Nouveau Tarot. Eccoci pronti ad iniziare la nostra seconda lettura con il Japanese Art Nouveau Tarot. Quindi vi chiedo di concentrarvi su di voi, sulla vostra situazione, magari in tutto quello che andremo a vedere ci possono essere dei suggerimenti, delle risposte che state cercando. Ovviamente chiedo sempre di stare in ascolto per andare a cogliere quelle informazioni che sono proprio utili a quello che state vivendo, perché essendo una stesa generica sappiamo benissimo che non tutti viviamo la stessa identica situazione. E infatti insieme andremo a vedere l'estate per coppie, single, per tutte quelle dinamiche e situazioni che ovviamente l'universo ci vuole dare le sue indicazioni, e soprattutto che cosa aspettarci da questo periodo che indicativamente posso dirvi i tempi dal 21 giugno al 20 settembre, e vediamo un po' come si sviluppa la vostra estate. Qui posizioniamo le nostre carte. Io andrei subito ad intercettare quella che potrebbe essere proprio una caratteristica, una questione dominante un po' per tutti quanti, perché al centro troviamo la carta dell'eremita. Effettivamente non deve spaventare. Posso capire che molti di voi che sono già avvezzi ai tarocchi e alle carte o già conoscono i significati potrebbero un attimino spaventarsi, perché spesso l'eremita è legato alla solitudine, alla ricerca. Allora, è ottima magari per chi vuole fare chiarezza con se stesso, con i propri sentimenti, con quello che sta cercando, con quello che desidera trovare in ambito amore. Quindi non è totalmente negativa, è ovvio che va a rappresentare una fase importante e decisiva, sia per fare chiarezza se ci sono già dei sentimenti, delle relazioni, delle frequentazioni in corso. Quindi vuol dire
mettersi in qualche modo alla prova nella propria interiorità per comprendere meglio appunto i sentimenti. Invece in altri aspetti può indicare una fase di ricerca, di evoluzione, forse mettere un po' in discussione la fase precedente, vecchie relazioni, anche modi e atteggiamenti o anche un qualcosa che si vuole fare per cambiare una situazione che non vi soddisfa, soprattutto se siete single. Quindi questo è un po' il cuore della vostra estate. Poi troviamo il 6 di coppe, quindi a rappresentare un po' la prima parte. Il 6 di coppe è dolcezza, è tenerezza, sono quegli incontri che magari possono far battere il cuore e magari qualcuno del passato, risentire, rivedere o anche far chiarezza, come vi dicevo, proprio infatti salta fuori quelle situazioni che abbiamo già vissuto precedentemente. Quindi a livello pratico ci può portare dei vecchi incontri, un riequilibrio, vuol dire far pace col nostro passato, vuol dire anche ritrovare tenerezza, momenti di gioia, questo può essere utile per le coppie. E poi troviamo il 4 di coppe. 4 di coppe a volte ci parla di aspettative, di cose che non ci soddisfano, cioè tutto sommato vanno benino, però sentiamo la mancanza di un qualcosa. Allora, per le coppie ovviamente mi sento di dire che questa carta ci sta dicendo di cercare nuovi stimoli, cercare di capire che cosa sentite, di che cosa sentite la mancanza e se c'è qualcosa che non va, cercare di risolverla, cioè di non aspettare. Ecco perché secondo me in questo caso potrebbe esserci l'eremita come questione dominante proprio per far chiarezza su quello che desideriamo. Se poi tutto sommato le cose vanno abbastanza bene, forse è questo, che magari siete in attesa di progetti, di propositi, di cose da realizzare e allora potrebbe essere una attesa illuminante. Dico questo perché essendoci la carta della stella è perfetta per i progetti, i desideri, i sogni da realizzare. Quindi per le coppie mi sento dire che è il momento giusto di proiettare in avanti i vostri desideri, che poi siano strettamente personali o comunque legati alla coppia stessa. Se avete desideri di allargare la famiglia, di andare a vivere insieme, di fare un qualcosa insieme che vi appassiona e che vi coinvolge, questo è proprio il momento giusto. Forse, se l'avete già in mente, allora magari ci può essere proprio l'effettiva realizzazione. Se invece siete ancora in fase di valutazione, allora questo è il momento giusto per programmare. Per i single parliamo di una prima fase dell'estate dove, come già vi dicevo, ci possono essere dei chiarimenti, degli incontri, anche in amicizia, quindi nuove conoscenze che possono aprire queste nuove possibilità. La stella infatti ci parla di una fase un po' più felice, un po' più serena. Sicuramente con voi stessi, perché magari, come vi dicevo, avete fatto pace col vostro passato e con le vecchie situazioni, o c'è stato un momento di chiarezza e ci sarà probabilmente un momento di chiarezza con qualcuno, e anche nuove conoscenze, come vi dicevo, che sono abbastanza stimolanti, ma questo si vedrà successivamente perché di solito la stella tende a proiettare le cose un po' più in là, un po' verso il futuro, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza e aspettare l'evoluzione di un qualcosa. Nella seconda parte della vostra estate troviamo il re di bastoni, ricordando che è una stesa generica, quando salta fuori una carta di corte è vero che può far riferimento a una persona nello specifico, però è proprio l'aspetto generale della lettura che consente di leggere queste carte o in atteggiamenti di persone oppure anche il vostro stato d'animo o di azione in questo periodo. Quindi il re
effettivamente può fare riferimento a una persona, cioè, mi spiego meglio, se siete donna, allora potrebbe esserci la presenza di una o conoscenza che avete appena fatto, potrebbe essere anche una new entry interessante, però ricordo che c'è proprio la fase di ricerca, di osservazione, di valutazione, quindi un qualcosa che non si sviluppa immediatamente, ma potrebbe svilupparsi come conoscenza e come amicizia e quindi poi valutare successivamente. Se siete uomo, effettivamente, giusto per fare un po' tutti gli esempi e per farvi capire, magari ci potrebbe essere un vostro amico, una vostra conoscenza che può mettervi in contatto, appunto farvi conoscere delle persone, o anche aiutarvi in alcune circostanze, magari se state organizzando qualcosa tipo una vacanza, quindi da farvi uscire magari da uno stato di chiusura, di solitudine, e quindi qui ci può essere una svolta importante. Essendoci la carta del 10 di denari, tante cose hanno a che fare con questioni pregresse, quindi evoluzione, come abbiamo visto, di cose che saltano fuori già all'inizio dell'estate, e quindi vi chiedevo già dalla presenza di alcune carte di aspettare, di avere pazienza, probabilmente queste conoscenze si evolvono pian pianino e possono aiutarvi a capire se effettivamente potrebbe esserci qualcosa di più o semplicemente una conoscenza o un'amicizia. Per un po' tutti, magari soprattutto per le coppie, si vede una concentrazione alla casa, alla famiglia, alle questioni strettamente personali che possono essere vostre o di aiuto e sostegno all'altra persona. Quindi io direi, se avete già programmato di fare qualcosa di bello, di coinvolgente, meglio farlo subito, nella prima parte dell'estate, oppure proprio programmarla successivamente, perché qui si vede una fase dove ci può essere la massima concentrazione proprio su di voi, esclusivamente su di voi, sulla vostra coppia e su come intendete portare avanti e costruire delle cose veramente importanti per voi. Nell'ultima parte dell'estate troviamo la papessa, il re di denari e poi il cavaliere. Anche qui ripeto che la presenza delle carte di corte può fare riferimento sia a persone che in questo caso possono essere presenti, che possono aiutarvi in questo ambito, o possono essere effettivamente quelle nuove conoscenze e che possono essere interessanti. La papessa ci fa capire che se c'è una frequentazione in corso può procedere pian pianino, quindi con una base di conoscenza che potrebbe svilupparsi in qualcosa di più. La questione lentezza, la questione gradualità, come vi dicevo, di procedere pian pianino in avanti, non solo ce lo dice la papessa, ma anche il cavaliere di denari. Sono carte lente, però in questo caso vediamo anche di avanzamento, quindi vuol dire che se c'è una conoscenza, pian pianino si cerca di essere costruttivi, comunque positivi e concreti. Potrebbe essere appunto una cosa non totalmente passeggera, e quindi non mi sento assolutamente di dire che ci sono delle avventure, delle cose che si chiudono nettamente in questo modo, assolutamente no. Quindi è vero che c'è un qualcosa che nasce e che si sviluppa pian pianino, magari attraverso, come vi dicevo, dinamiche di amicizia, o anche attraverso delle persone che possono presentarvi, che possono farvi conoscere o trovarvi in alcune circostanze totalmente per conto vostro, perché ripeto che l'eremita ci parla proprio di questo, di starsene per conto proprio, forse di scegliere anche la solitudine o di essere costretti in una fase del genere, però è qui
che avviene il cambiamento e la svolta, quindi che non vi aspettate, quindi ve ne state tranquilli per i fatti vostri e ci sono queste nuove situazioni. Per chi è in coppia, come vi dicevo, mi riallaccio al fatto di massima concentrazione, le cose più importanti, soprattutto se avete proprio grandi progetti da realizzare per il futuro. Mi viene in mente anche degli investimenti, di comprare casa, di pensare di costruire una fase del rapporto, decisamente importante per voi e di procedere, andare avanti, quindi si vede che siete concentrati, su queste cose. State procedendo bene, se è quello che desiderate vuol dire che è il momento giusto di costruire ora il vostro futuro e pian pianino portare in realizzazione i vostri progetti. Si conclude anche qui questa fase, questa parte della nostra lettura. Ovviamente se vi sentite attratti anche dalle altre, consiglio sempre di ascoltare perché magari ci sono delle indicazioni che vi possono aiutare. E adesso passiamo al terzo mazzo, quindi con il The Light Seer Tarot. Benvenuti, terza lettura con il nostro mazzo The Light Seer Tarot. Andiamo a vedere come andrà la vostra estate. Andiamo a scegliere le nostre carte. Vi ricordo di concentrarvi, di pensare a voi, magari a quello che state vivendo. È ovvio che tra tutte le indicazioni che andremo a trovare magari ci possono essere proprio delle risposte che state cercando, qualcosa che vi può essere utile. Andremo a vedere insieme amore, ovviamente coppia, single, e partiamo proprio con la disposizione delle nostre carte, così abbiamo proprio tutto il quadro completo e man mano possiamo girarle proprio per comprendere come andrà la vostra estate. Io direi di partire proprio dal cuore, e cioè trovare quell'indicazione che ci aiuta ad entrare nella lettura e che può essere dominante proprio per la vostra estate. Il cuore della nostra lettura ovviamente è questa carta che in realtà non deve spaventare, capisco perfettamente magari chi è già avvezzo alle letture e conosce proprio il significato delle carte. Questo è molto, molto particolare perché, infatti si chiama Morte e Rinascita. Che cosa vuol dire? Il messaggio è fortissimo perché può parlare di profonda trasformazione, quindi un'estate molto intensa. Trasformazione di che cosa? Mi può venire in mente, a livello generico che, per le coppie potrebbe esserci un passaggio determinante, cioè se state vivendo una fase critica, allora si conclude questa fase per avviarsi verso questa trasformazione e quindi verso la rinascita. Per alcuni può voler dire una conclusione, una rottura definitiva e quindi poi rinascere a una nuova situazione, una nuova vita sentimentale. Purtroppo sì, può voler dire anche questo, quindi mi sento di non andare a nascondere. Chi mi conosce sa benissimo che tendo ad essere abbastanza sincera, diciamo forse diretta, ma mi sembra il caso di essere in questo modo per darvi l'opportunità di comprendere in pieno, in base a quello che state vivendo, che cosa aspettarvi. Se poi ci sono effettivamente delle cose che non ci piacciono, io dico sempre che esiste il libero arbitrio e quindi siamo perfettamente in grado magari di vedere intorno a noi quei segnali, quelle cose e quindi modificare il nostro percorso. Io ho sempre fiducia in questo. E poi abbiamo un altro aspetto che la morte ci fa capire come passaggio determinante anche per i single, per chi non ha nessuno, quindi c'è una fase di stanchezza, di cose che non hanno funzionato e che veramente siamo pronti a lasciare andare
per far rinascere una nuova parte di noi e anche quindi che va a trasmettersi proprio nella vita sentimentale. Ma andiamo a vedere proprio tutto il periodo in che cosa può consistere effettivamente questa profonda trasformazione. Nella prima parte della vostra estate, quindi noi partiamo dai giorni intorno al 22 giugno e quindi poi ovviamente proseguiamo fino al 20 settembre, c'è l'otto di bastoni, carta di movimento, di fermento, di novità, di propositi e anche di possibili conoscenze, quindi vuol dire che alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta, che magari possiamo cogliere per varie motivazioni, varie situazioni, soprattutto poi essendoci il 2 di coppe vuol dire che tante cose sono proprio adatte per migliorare aspetti che riguardano la coppia stessa, quindi l'intimità, l'intesa, la comunicazione, quindi unire totalmente le proprie vite, i propri percorsi, magari, tentare di andare a riequilibrare, a sistemare delle situazioni che sono abbastanza complesse. Quindi vuol dire che all'inizio probabilmente ci sono delle opportunità di poter sistemare le cose, come vi ho anticipato, se le cose veramente sono molto, molto difficili e complesse da gestire. Quindi io direi che questa è una fase determinante, di cogliere queste opportunità e così far sì che la trasformazione, sia proprio positiva e costruttiva, diciamo, per voi. Poi troviamo il 6 di denari e questo è un indizio proprio a far capire che c'è bisogno di uno scambio, non solo comunicazione che sia positiva e costruttiva, cioè dove c'è, mancanza di comunicazione, dove c'è incomprensione, si ha bisogno di venirsi incontro, quindi l'importanza del dare e del ricevere, di capire che non bisogna essere i soli a dare, ma bisogna anche trovare quell'equilibrio nel ricevere e qui ci può essere confronto. Abbiamo visto anche dal 2 di coppe, massima unione, confronto costruttivo, si può essere generosi, attenti, diciamo precisi, regalare emozioni, attenzioni, quindi questo mi sento di dirlo, come vi dicevo, ripeto, nelle situazioni più complesse. Cosa vogliono dirvi? Cioè, se tutte le cose procedono abbastanza bene per le coppie, allora state procedendo alla grande, forse il fermento e l'agitazione può arrivare in senso positivo perché magari saltano fuori delle opportunità che potete cogliere per migliorare ancora di più la vostra intesa e il vostro legame e forse ci possono essere anche delle sorprese o delle promesse per il futuro, quindi io direi anche che si possono gettare le basi di progetti importanti. Per i single il fermento può voler dire vecchie nuove conoscenze, cose che si muovono abbastanza in fretta, in realtà può saltar fuori una conoscenza dove si può avviare una frequentazione, quindi anche una possibile relazione o conoscenza nel senso di sentirsi, di comunicare, di approfondire man mano questa conoscenza, forse di organizzare anche un'uscita, un confronto effettivo, poi soprattutto se si ha a che fare con persone che magari possono essere un po' distanti a livello logistico. E quindi credo di aver dato un po' tutte le varie informazioni, ovviamente consiglio sempre di adattare a quello che state vivendo e la parte centrale della nostra estate, come vi dicevo, si è caratterizzata da una profonda trasformazione che in realtà possiamo già anticipare, valutare, verificare e sistemare sin dall'inizio. Farci trovare pronti che cosa vuol dire? Con il Papa, come vi dicevo, la morte e l'asso di coppe può essere veramente una trasformazione di il Papa
siccome è l'ufficializzazione, può anche aiutarci a capire che abbiamo bisogno di, seguire un certo percorso, delle regole, di mettersi in confronto, in ascolto e in accordo per attuare qualcosa di importante. Quindi magari se state pensando di, comprare casa o vivere insieme, fare una prova di convivenza o state pensando a un matrimonio, di allargare la famiglia, di attuare, tanti altri, cambiamenti che sono comunque stimolanti, ecco questo è il momento giusto o di farci un pensierino, quindi incominciare a fare questa programmazione e poi muovervi ed ecco la trasformazione, oppure veramente l'avete già decisa prima e allora questo potrebbe essere proprio il momento giusto di attuarla nel concreto e quindi questa si rivela una cosa totalmente positiva. Come vi dicevo, se invece vi trovate in una situazione abbastanza complessa di possibile separazione, chiusura e quindi allontanamento di una persona, allora potrebbe essere ufficializzata questa rottura, questa fase definitiva, però attenzione qui c'è l'asso di coppe che può indicare un nuovo inizio. Prima di tutto magari un nuovo inizio per voi in serenità, in tranquillità, di ritrovarvi dopo un periodo difficile ed estenuante, per altri può già voler dire che qualcosa magari è iniziato precedentemente, a volte può succedere perché se qui si tratta di ufficializzare una cosa, magari si aspettava solo la concretizzazione con, diciamolo così, a crudo, l'attesa delle carte, di una firma, di un qualcosa. Allora ecco che c'è questa fase di concretezza, ma magari una nuova frequentazione, una conoscenza potrebbe essere già iniziata precedentemente e quindi si aspettava solo questa soluzione, questa situazione effettiva. Oppure un'altra cosa che può essere che finalmente vi liberate, vi sentite molto più tranquilli e questo asso è il traboccare di serenità o comunque di una pace ritrovata che vi può mettere in condizioni di andare avanti, di andare anche magari alla ricerca della persona giusta per voi. Andiamo a vedere l'ultima parte, diciamo, ovviamente per le coppie ho cercato di rintracciare vari significati, varie interpretazioni per potervi aiutare, ad esempio magari per i single, se c'è già stata una conoscenza e si è avviata una frequentazione, allora potrebbe esserci proprio la decisione di andare avanti e quindi, tra virgolette, di ufficializzare questo rapporto, questa relazione e di mettervi alla prova, di fare proprio questo grande cambiamento e che può essere quindi il nuovo inizio, la nuova fase. Per altri magari c'è una fase di fermento, come abbiamo visto sin dall'inizio, o di conoscenza di un qualcosa che può essere interessante, però poi prendere la decisione di seguire solo una direzione e quindi magari c'è quella persona in particolare che vi attira, che vi coinvolge e magari volete darvi questa opportunità di nascita appunto di una relazione. Vediamo l'ultima parte dove troviamo l'imperatore, il 5 di coppe e poi la carta della forza. L'ultima parte dell'estate è vero, diciamo abbastanza può essere abbastanza complessa e difficile, non negativa, assolutamente no, perché vediamo meglio cosa vogliono dirvi, perché l'imperatore può parlare di una fase di stabilizzazione, di costruzione di un qualcosa di concreto che può procedere. Il 5 di coppe porta un po' di conflitto, di cose da chiarire, di cose che forse non ci stanno proprio bene,
a livello di umore, a livello anche di riscontri che possono essere legati ad atteggiamenti che non ci convincono, di una fase un po' di calo che, come dicevo, non è negativa. Cioè, è ovvio che se ci troviamo ad avere a che fare con un nuovo inizio, quindi una frequentazione, una nuova relazione, cioè è normale che ci sia qualche momento, fa parte proprio della conoscenza e quindi ci può essere subito un chiarimento e procedere in questo modo. Quindi la vedo una piccola défaillance. È ovvio che se invece parliamo di tante situazioni dove magari noi ci sentiamo pronti ad iniziare qualcosa di importante, però potrebbe non essere lo stesso dall'altra parte, allora è vero che potrebbe esserci un passaggio, una delusione e allora qui fare ordine, fare il punto della situazione e cercare di capire come procedere. Per le coppie ovviamente come vi ricordo c'è quel doppio passaggio o di chiusura o altrimenti di risoluzione e quindi continuare a procedere con progetti importantissimi per il futuro, quindi parliamo di o trasformazione negativa o trasformazione positiva. In qualsiasi circostanza si vede comunque una rinascita o per voi stessi se vi state liberando e chiudendo delle situazioni e quindi state cercando poi di fare il punto della situazione, concentrarvi su di voi, sulle cose più importanti e non lasciarvi influenzare da qualcosa o da qualcuno che vi ruota intorno, quindi rimanere proprio concentrati su voi stessi, almeno in una fase iniziale per darvi proprio l'opportunità di rigenerarvi per iniziare poi nuovi progetti amorosi. Oppure se tutto procede bene, qui si vede che si va avanti, ci può essere un po' di stanchezza, un po' di pesantezza perché sappiamo che quando abbiamo dei progetti dove mettiamo anima e corpo, sia tutti i nostri desideri, sia anche nel concreto di realizzare qualcosa, può essere abbastanza impegnativa, però questo vi sta dicendo che siete nel percorso giusto e quindi pian pianino procedere in questo modo. È un po' come vi dicevo per i single, di fare attenzione alle vostre scelte, di fare attenzione anche a chi date importanza e fiducia, infatti questa è anche una carta di fiducia. Valutate attentamente perché magari chi merita fiducia ed è giusto che ci sia un'opportunità. Se già a livello intuitivo sentite che c'è qualcosa che non va, magari prendete tutto con le pinze, datevi l'opportunità di osservare, di valutare, quindi fiducia sì, però cercare la massima prudenza e accortezza. Si conclude qui la lettura, io vi ringrazio per avermi seguita, ovviamente se vi siete sentiti attratti dalle altre agli altri mazzi, alle altre letture, potete integrare così da avere più informazioni da adattare a quello che state cercando, a quello che state vivendo. Di nuovo grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima, ciao!